L'ho tradita, è successo per errore. Non glielo dico altrimenti soffre. Amore, stasera esco con la collega e dormo da lei. Non ci credo che tu ti sia incazzato con me perché mi sono dimenticata del nostro appuntamento. Guarda che io lavoro sempre, sono stanca, ho mille cose da fare. Parleremo di vittimismo, gaslighting, menzogne, silenzio punitivo e fallacie logiche. Non lo vuoi sapere per quale motivo tutti noi prima o poi ci facciamo manipolare? Tutto quello che devi sapere sulla manipolazione affettiva. Cos'è la manipolazione affettiva? Come si verifica? Specie all'interno della relazione. Parleremo di vittimismo, gaslighting, menzogne, silenzio punitivo e fallacie logiche. In questo video ti spiegherò anche gli 11 segnali che indicano una manipolazione affettiva, specie in ambito relazionale. E poi soprattutto vedremo chi sono le vittime. E non lo vuoi sapere per quale motivo tutti noi prima o poi ci facciamo manipolare? Se non mi conosci, io sono Daniela Coin, sono un'educatrice professionista specializzata nella crescita personale e relazionale maschile, quindi aiuto gli uomini a stare meglio con se stessi e di conseguenza ad avere relazioni più belle e più sane con le donne. Cos'è la manipolazione affettiva? La manipolazione affettiva è una forma di abuso psicologico in cui un individuo cerca di influenzare i sentimenti, le percezioni e il comportamento di un'altra persona attraverso delle tattiche sottili, ingannevoli o coercitive. Questo tipo di manipolazione si verifica spesso in contesti relazionali, come in approcci, frequentazioni e anche e soprattutto nelle relazioni di coppia, ma anche nelle amicizie o tra i membri della famiglia, e mira a instaurare un controllo, un potere sproporzionato sul partner o sulla vittima in questione. Poi farò anche una precisazione importantissima alla fine sul ruolo delle vittime, quindi guarda il video fino alla fine. Gli obiettivi della manipolazione affettiva possono includere il rafforzamento della dipendenza emotiva della vittima verso il manipolatore, o il mantenimento di una posizione dominante nella relazione, o ancora la soddisfazione di bisogni personali ed egoistici a spese della vittima. Le tecniche utilizzate possono variare da lodi eccessive, promesse, seduzione e attenzioni, a tattiche più negative come il gaslighting, ovvero far dubitare la vittima della propria percezione della realtà, di cui parlerò meglio in uno dei prossimi video, ma lo accenno anche qui. Inoltre la manipolazione negativa include colpa, isolamento sociale, minacce velate e critica costante. Un elemento distintivo della manipolazione affettiva è che spesso avviene in modo graduale e subdolo, rendendo difficile per la vittima riconoscere e contrastare questo fenomeno. Questo tipo di manipolazione sfrutta le vulnerabilità emotive della persona e può avere conseguenze dannose sul benessere psicologico, sull'autostima e la capacità della vittima di stabilire relazioni sane e di fiducia anche in futuro. Ci tengo a precisare che la manipolazione affettiva è solo una delle varie forme di manipolazione possibili. In assoluto manipolare è un'attività che comunque fanno tutti e non necessariamente ha una connotazione negativa. Per esempio, se io cambio le parole di un discorso per renderlo più comprensibile, in realtà sto operando una manipolazione, ma in questo senso non sto facendo un danno in teoria, a meno che non ometta informazioni importanti volutamente dal discorso. In questo caso, se io omettessi delle informazioni in modo volontario, per esempio per far rimanere la persona che lo ascolta all'oscuro di alcuni dettagli che le servono, allora starei operando una manipolazione consapevole e malvagia. Se invece omettessi delle parti di un discorso solo per renderlo più fruibile, senza l'intenzione di nascondere dei dati importanti, allora starei operando una manipolazione negativa ma inconsapevole.
Per esempio, anche quando tu racconti una mezza verità alla tua ragazza per evitare che lei si arrabbi, oppure ometti a tua madre alcuni dettagli sulla tua vita per non farla preoccupare, di fatto la stai manipolando. Ma quindi la manipolazione a fin di bene esiste? Dal mio punto di vista no. Se è una manipolazione consapevole, è sempre e comunque un atto disonesto, ovvero il tuo arrogarti il diritto di decidere cosa l'altra persona possa conoscere e cosa possa fare, comunque di base non è del tutto corretto. Lo ritengo comprensibile, ma non del tutto onesto. Ovviamente dipende anche dagli accordi presi. In una relazione potresti avere un accordo di onestà con la tua ragazza e quindi mentendole potresti violare questo accordo. Ma per esempio, se volessi nascondere a tua madre che magari sei omosessuale, non sarebbe un problema, perché non è detto che tua madre debba per forza saperlo. E comunque in ogni caso non staresti creando un danno direttamente a lei. Ad ogni modo, la manipolazione rimane comunque un'azione che spesso inconsapevolmente compiamo tutti, quasi quotidianamente. Quindi, per tracciare dei confini sensati, diremo in modo semplice quanto segue. Se manipoli e crei consapevolmente un danno all'altra persona, stai usando la manipolazione in modo disonesto. E ricordati una cosa, se vuoi capire se all'altra persona stai facendo un danno o un favore, mettiti al suo posto. L'ho tradita, è successo per errore, non glielo dico altrimenti soffre. Bene, questa frase la dicono spesso uomini e donne. E dimmi la verità, tu al posto suo saresti contento di essere cornuto senza saperlo e quindi senza poter fare delle valutazioni sulla relazione? Ovviamente no. Quindi questo ti serve per farti capire quando stai danneggiando un'altra persona pensando di star facendole del bene, quando invece ovviamente non glielo stai facendo realmente. Ma veniamo agli 11 segnali che indicano una manipolazione affettiva in ambito relazionale principalmente. E alla fine degli 11 segnali ti spiegherò chi sono le vittime, perché una persona diventa una vittima e quindi perché anche tu a volte ti fai manipolare dagli altri. E ricordati che se conosci le principali tecniche di manipolazione affettiva, puoi avere la possibilità di non subirle in modo passivo, quindi puoi scegliere se porre dei confini sani per evitare questa manipolazione, oppure ti puoi allontanare dalla persona che ti manipola una volta che te ne accorgi. Prima di allontanarti, però, controlla bene fra questi segnali che anche tu non sia stato un manipolatore in modo simile o diverso, perché spesso nelle coppie la manipolazione affettiva è reciproca. Primo segnale di manipolazione affettiva, e anche il più palese, ovvero mentire sapendo di mentire. E ricordati che anche l'omissione si configura come menzogna a tutti gli effetti, come ho accennato. Mentire oppure omettere nelle relazioni è una pratica diffusissima, tanto è vero che non credo esistano coppie al mondo che non si siano mai dette almeno una bugia. Per molti l'omissione e la menzogna sono all'ordine del giorno e servono a mantenere l'altro sotto controllo, facendogli fare o non facendogli fare certe cose, in base a come secondo loro è meglio che si svolga la relazione. Per esempio, amore, stasera esco con la collega e dormo da lei. E poi magari è fuori con l'amante. 2. Negare l'evidenza cercando di far dubitare di sé l'interlocutore, altrimenti detta gaslighting. Questa è una tattica psicologicamente abusiva utilizzata per far dubitare qualcuno della propria memoria, percezione o sanità mentale. Questo avviene quando il manipolatore, di fronte a una realtà oggettiva o a un fatto concreto, lo nega apertamente o distorce, in modo che la vittima inizi a mettere in discussione la propria esperienza o il proprio ricordo degli eventi. Hai capito male, io non ti ho mai detto che sei un fallito. Quando ti ho scritto quel messaggio volevo intendere che potresti fare di più e invece a volte non ti valorizzi. Hai capito male le mie parole, tu interpreti sempre quello che dico nel modo peggiore. 3. Simulare l'innocenza e quindi vittimismo. Chi manipola in questo modo si mostra sorpreso e indignato da eventuali accuse,
fa la vittima e afferma che ogni azione dannosa non era intenzionale, era causata da una situazione di forza maggiore che non permetteva di fare altrimenti. Non ci credo che tu ti sia incazzato con me perché mi sono dimenticata del nostro appuntamento. Guarda che io lavoro sempre, sono stanca, ho 1000 cose da fare, devo sempre fare tutto da sola. Può succedere di dimenticare una cosa. Oppure cosa dovrei fare secondo te? Smettere di lavorare e di fare tutto per uscire con te? 4. Sminuire il pensiero o le emozioni dell'altra persona, facendole apparire meno importanti o invalidandole. Ma stai zitto, che non capisci niente di queste cose. Ti stai preoccupando per niente. Stai facendo una tragedia sul nulla. Ti rendi conto di quanto sei infantile? È normale uscire e andare a fare festa quando si fanno le trasferte coi colleghi. Se tu ci stai male è un problema tuo, perché sei geloso, inutilmente. Non è mica colpa mia se ero l'unica donna e siamo tornati alle 6 del mattino. 5. Silenzio punitivo, altrimenti detto silent treatment. È una forma di manipolazione emotiva in cui una persona sceglie di non parlare a un'altra ignorandola attivamente, come forma di punizione o controllo. Questo comportamento viene spesso utilizzato per esercitare un potere sull'altra persona, facendola sentire rifiutata, isolata, sbagliata e quindi ansiosa di riconquistare l'approvazione o l'attenzione del manipolatore. Vabbè, qui per ovvie ragioni non ho nessuna frase d'esempio. 6. Sarcasmo, ovvero dire cattiverie che si pensano, arrivando a umiliare, ma facendole passare per uno scherzo e dicendo alla persona che si offende che è permalosa. È vero, amore, non sei più un bambino, sei cresciuto. Il problema è che sei cresciuto male. E poi, se lui si incazza, Madonna, te la prendi sempre per ogni cosa, non si può mai scherzare e fare una battuta con te, come sei noioso. 7. Ricatto e o intimidazione. Si verificano quando una persona minaccia di infliggere un danno o di privare l'altra persona di qualcosa di valore, a meno che non compia determinate azioni o si comporti in un certo modo. Questo danno non deve necessariamente essere fisico, anzi spesso è emotivo, psicologico, finanziario o riguarda la reputazione. Il ricatto sfrutta la paura, il senso di colpa o l'affetto per manipolare e controllare la vittima. Se mi amassi davvero, non ti dimenticheresti del nostro anniversario. Forse dovrei iniziare a uscire con qualcuno che si ricorda davvero di me. Vediamo come ti sentirai quando ti lascerò per qualcun altro, perché è questo che succederà se continuerai a trattarmi così. Sarà meglio che tu ti faccia perdonare, altrimenti vedrai quali saranno le conseguenze. 8. Ad metum. Questo è il nome di una fallacia logico-argomentativa. Parlerò di queste fallacie in uno dei prossimi video. Questa fallacia ad metum, nota anche come appello alla paura, si verifica quando qualcuno cerca di convincere l'altro ad accettare una conclusione o un'azione sfruttando le sue paure, ansie o preoccupazioni, piuttosto che fornire una spiegazione realistica. Questo tipo di argomentazione mira a manipolare le emozioni piuttosto che indirizzare il discorso su delle basi concrete e razionali. Per esempio, se ci trasferiremo lì per il tuo nuovo lavoro, finiremo per perdere tutti i nostri amici che abbiamo qui. Se rimarremo solo io e te, senza amici coi quali vederci, sicuramente il nostro rapporto imploderà. Quindi vuoi davvero rischiare di distruggere la nostra relazione? 9. Evasività. La persona che agisce questa forma di manipolazione, più o meno intenzionalmente, evita di rispondere a domande dirette, oppure risponde ad altro cambiando argomento, nel tentativo di impedire che l'interlocutore affronti argomenti importanti o esprima i propri sentimenti e pensieri. In certi casi questa manipolazione include anche il rispondere in modo vago o indiretto, procrastinando la discussione su certi temi con scuse varie o minimizzare l'importanza di quello che l'altra persona considera rilevante. Questa cosa è tipica dello stile di attaccamento sfuggente.
Se vuoi maggiori informazioni sugli stili di attaccamento, puoi guardare il video che ti metto qui sopra. Facciamo un esempio di evasività. Tesoro, non so darti ora delle risposte sul nostro futuro insieme, perché lo sai, le cose cambiano spesso, quindi non ha senso fare programmi adesso. Oppure, sì, amore, tranquillo, lo faremo. Quando? Non lo so, più avanti, adesso non è il momento giusto. E poi ovviamente non è mai il momento giusto, o c'è sempre un motivo per non fare progetti insieme. 10. Senso di colpa. L'induzione del senso di colpa in un rapporto di coppia avviene quando un partner manipola l'altro facendolo sentire ingiustamente responsabile per situazioni o sentimenti negativi e spesso con l'obiettivo di ottenere qualcosa o giustificare i propri comportamenti. Questa tattica può essere sottile o evidente, ma ha comunque l'effetto di spostare il bilanciamento del potere all'interno della relazione, rendendo il partner manipolato più incline a cedere o a compiere azioni contro il proprio volere. Dopo tutto quello che faccio per te, mi aspetterei come minimo che tu avessi piacere ad accompagnarmi a fare compere. Tutti i compagni delle mie amiche lo fanno. Se tu non lo fai, mi fai sentire come se non fossi abbastanza importante per te. 11. Mostrare rabbia. Arrabbiarsi o minacciare di arrabbiarsi, di mettersi a urlare e di rompere cose o fare del male è una forma di manipolazione molto diffusa. Questa tattica, legata al punto 7 delle intimidazioni, può spaventare l'altra persona, che si sentirà minacciata, ma in questo caso anche fisicamente, e può spingerla a conformarsi a delle esigenze del partner che manipola per evitare conflitti gravi o per placare l'ira e non essere aggredito. Mi sto per incazzare, ti giuro che se non la smetti mi incazzo. E poi vedrai, io non risponderò delle mie azioni. Oltre a questi 11 modi per applicare la manipolazione affettiva, ne esistono tantissimi altri. Se ne conosci altri o se ne hai subito qualcuno o se ne hai esercitato qualcuno, se vuoi raccontamelo nei commenti qui sotto. E adesso vediamo la parte più importante, ovvero chi sono le vittime. Perché le vittime sono quelle persone che credono di star subendo una certa realtà, ma che in realtà la stanno generando esse stesse, fingendo che non sia così. Non hai capito, vero? Te lo spiego meglio. Io accetto la parola vittima solo su persone che sono prigioniere fisicamente, che sono coercitivamente tenute fisicamente bloccate con catene o sbarre, senza che abbiano fatto qualcosa di male. Per tutte le altre storie, le prigioni mentali, le prigioni dell'anima e tutte quelle cazzate, non accetto giustificazioni. Le vittime vogliono deliberatamente rimanere tali. Quando? Quando non fanno nulla di reale e concreto ed efficace per cambiare la loro condizione. Se ti senti vittima, allora sei un ignorante, nel senso che ignori che in realtà quella sia una cosa che tu vuoi. Tu dirai, Daniela, è impossibile, che cacchio stai dicendo? Io non lo voglio. Ma pensaci, se lasci che questa cosa agisca su di te, significa che da qualche parte la vuoi, ne hai bisogno. Magari anche a livello inconscio, quindi non ne sei del tutto consapevole, ma è una cosa che ti va bene di permettere. E tu dirai, ma no, Daniela, ma ti pare che io voglia farmi sottomettere dalla mia compagna, farmi trattare come un fesso? Sì, certo che mi pare. Inconsciamente, ma neanche tanto inconsciamente, lo desideri. In questo caso, per esempio, per 3 motivi. Primo, chi sta sottomesso manda avanti l'altro, quindi si fa condurre e si mette in secondo piano. E questo è tipico di chi, consciamente o no, non vuole condurre o essere alla pari per non avere responsabilità. Se la responsabilità è dell'altra persona, anche la colpa di tutto è dell'altra persona. E tu quindi ne esci pulito, no? Secondo motivo è che esistono dinamiche affettive genitore e figlio apprese in tenera età che necessitano di essere sovvertite, ma prima devono essere vissute, incarnate, e questo è un modo per farlo.
Questo è un argomento un po' complesso che spiegherò meglio in uno dei prossimi video. Un altro motivo, il terzo, è collegato al precedente, è che attraverso il continuo essere esposto a certe dinamiche tossiche hai modo di capire perché tu le stai desiderando. E quindi se tu non le vivessi, non ti renderesti neanche conto di avere questo desiderio inconscio di viverle. Nel momento in cui te ne accorgi, se ci lavori su con una figura di supporto, puoi iniziare a fare delle azioni per stare meglio. Quindi no, non sei una vittima. Se tu non fai nulla per capire la tua condizione e per stare meglio, è una tua responsabilità. Voler rimanere invischiato in certe dinamiche è una tua diretta colpa, non di altre persone. Daniela, tu non capisci, ci sono situazioni dalle quali non si può uscire neanche volendo. Cazzate. Queste sono solo cazzate, scuse e giustificazioni. Se ci credi, sei il primo carnefice di questa storia e sei il primo colpevole della tua infelicità. Quindi, infine, perché tutti noi prima o poi ci facciamo manipolare? Cadiamo tutti nella trappola della manipolazione quando non siamo padroni della nostra mente, del nostro sé, della nostra essenza e quindi non sappiamo chi siamo e cosa vogliamo e quindi accettiamo qualsiasi cosa ci sembri bella. Il punto è che, non essendo centrati, vediamo bello e normale anche quello che non lo è. Non sappiamo ascoltarci, sentire se stiamo davvero bene o male. Quindi ci illudiamo che sia tutto a posto anche quando non è palesemente così. Oppure stiamo temporaneamente vivendo un momento difficile che ci fa sentire fragili, deboli e abbiamo bisogno di quella persona o di quelle attenzioni che ci dà la persona e le barattiamo con la nostra libertà di non farci soggiogare. La manipolazione prolifera dove c'è un desiderio non soddisfatto e che ovviamente il cosiddetto carnefice riesce a soddisfare. O ancora, ma collegato al motivo precedente, noi siamo facilmente manipolabili quando abbiamo paura. Se abbiamo paura e qualcuno ci propone una soluzione al nostro disagio o la parvenza di una soluzione, noi accettiamo qualunque compromesso pur di smettere di avere paura o di soffrire. Rifletti su questo, su quest'ultima parte, per quanto sia complessa, è la più importante. Poi dimmi nei commenti se anche tu ti sei fatto manipolare e adesso te ne sei accorto e soprattutto per quale motivo hai voluto farti manipolare. E se ti è piaciuto il video condividilo con le persone a cui pensi possa interessare, lascia un like nel video e non dimenticarti, se non l'hai già fatto, di iscriverti e attivare la campanellina delle notifiche. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale se non sei già iscritto e clicca sulla campanella per attivare le notifiche in modo da ricevere i nuovi video pubblicati. Condividi anche questo video con tutti gli amici che pensi che possono essere interessati a questi contenuti. Ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette Facebook che sono contenute all'interno del mio gruppo Vero Uomo Crescita Personale e Relazionale. Inoltre ti ricordo che nel mio store, al link www.verouomo.it/store, trovi tutti dei percorsi, dei video, audiolibri, videocorsi e un sacco di contenuti che ti possono aiutare a migliorare, a crescere e ad avere delle relazioni più belle, sane e soddisfacenti. Ti aspetto all'interno dei miei canali.